tutti e benvenuti o bentornati sul nostro canale. Sono Laura di classe italiana e oggi faremo una lezione sul futuro semplice. Analizzeremo le forme, vedremo gli errori più comuni nella coniugazione e spiegheremo quando usarlo. Ma prima di cominciare voglio ricordarvi che nell'info box qui sotto troverete un link con un'attività legata alla lezione di oggi. Cominciamo! Vi presento un oggetto che non amo particolarmente, anzi diciamo pure che in questo periodo non lo sopporto proprio. Eccolo qui. Che cos'è? Una bilancia. Sì, per misurare il peso delle persone. E sapete cosa ho scoperto oggi? Che sono ingrassata 5 kg negli ultimi mesi. Sì, adesso tra me e lei è iniziata una guerra. Ho in mente un progetto per perdere peso in poco tempo. Da domani si cambia vita. Ecco qui il mio programma. Non mangerò più dolci. Eviterò pizza e pasta. E non berrò più alcolici. Prenderò spesso la bici. Non andrò al lavoro in macchina. Dormirò almeno 8 ore a notte. E se farò tutto questo, tra un paio di mesi potrò rimettermi i miei jeans preferiti. Analizziamo insieme la mia lista. Come potete osservare, si tratta di un programma per il futuro, quindi di azioni al futuro che hanno l'obiettivo di perdere peso. Ma se osservo bene, vedo che questi verbi possono avere una coniugazione regolare e altri invece sono irregolari. Nel caso particolare, i verbi berrò, andrò, farò e potrò sono verbi irregolari. Dunque, per capire meglio come distinguere i verbi regolari e gli irregolari, guardiamo insieme questo schema. Partiamo con i verbi della mia lista. Nella prima coniugazione possiamo trovare il verbo evitare, della seconda coniugazione il verbo prendere e della terza coniugazione il verbo dormire. Il futuro semplice del verbo evitare alla prima persona, quindi io, è eviterò. Tu eviterai. Lui o lei eviterà. Noi eviteremo. Voi eviterete e loro eviteranno. Il verbo prendere alla prima persona, quindi io, sarà io prenderò, tu prenderai, lui, lei prenderà, noi prenderemo, voi prenderete, loro prenderanno. Il verbo della terza coniugazione, quindi dormire, alla prima persona sarà io dormirò, tu dormirai, lui, lei dormirà, noi dormiremo, voi dormirete, loro dormiranno. Bisogna fare attenzione in particolare a un aspetto. Guardiamo i verbi della prima coniugazione, i verbi con are. Vedete che cambiano la vocale a in e. Dunque dirò io eviterò e non evitarò. Un altro esempio può essere parlare. Io dirò parlerò e non parlarò. Mentre negli altri casi, quindi nella seconda e terza coniugazione, si conserva la vocale dell'infinito e dunque dirò prendere, prenderò o credere, crederò. E così dormire sarà dormire, dormirò o partire, partirò.
Dopo aver visto i verbi regolari, vediamo quali sono i verbi irregolari, ovvero quei verbi che non seguono la regola vista finora. Ecco la nostra lista. In realtà esistono alcuni verbi irregolari che si possono dividere in 3 gruppi perché seguono le stesse irregolarità. Vediamoli insieme. Ad esempio, ci sono quelli che perdono la E nella desinenza, come il verbo andare, che non fa anderò, ma diventa andrò. Vivere, che non fa viverò, ma vivrò. E così altri, il verbo dovere, che diventa dovrò, potere, potrò, sapere, saprò. In tutti questi casi si perde la E. Vediamo adesso un altro gruppo. È il gruppo di quei verbi che inseriscono la doppia R all'interno del tema. Ad esempio il verbo volere alla prima persona diventa vorrò. Venire, verrò, tenere, terrò. Concludiamo con il terzo gruppo, quei verbi che all'infinito hanno arre, orre o urre e formano il futuro con la forma contratta. Dunque il verbo trarre diventa trarrò, proporre, proporrò e tradurre, tradurrò. Infine ci sono 3 verbi, comunque molto noti, che bisogna sapere perché sono irregolari, come il verbo fare, che alla prima persona diventa farò, stare, starò e dare, darò. Come potete notare, il futuro presenta molte forme irregolari, ma dovete memorizzarle perché questo vi aiuterà quando farete ad esempio il condizionale, dato che anche i verbi irregolari al condizionale presentano le stesse irregolarità del futuro. Ad esempio il verbo volere, che al futuro fa io vorrò, al condizionale è io vorrei. Quindi l'irregolarità della doppia R è presente in entrambi i casi. Ora concludiamo la nostra lezione dicendo che è vero che noi usiamo il futuro per parlare di azioni future, di programmi, di progetti, ma è anche vero che nella lingua parlata il futuro è spesso sostituito dal presente. Dunque io posso dire domani andrò al mare, ma anche posso dire domani vado al mare. O posso dire stasera mangerò una pizza. O stasera mangio una pizza. Perché? Perché gli indicatori temporali come domani o stasera mi fanno capire che comunque l'azione è futura. Ma a proposito di pizza, mi è venuta una certa fame. Che dite? Il programma per perdere peso? Ma in fondo 5 kg non sono poi tanti. Spero che la mia spiegazione sia stata utile e se vi è piaciuto questo video mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. E ricordate di attivare la campanellina per non perdere le nostre video lezioni. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook, Instagram e LinkedIn e visitate il nostro sito classe-italiana.com e ricordate che nell'info box qui sotto c'è un'attività sul futuro per praticare la regola di oggi. Io vi saluto e vi ringrazio. E vi aspetto per le prossime video lezioni. Ciao da Laura di Classe Italiana!